telling me it's right. It's so different. Ciao a tutte e bentornate sul mio canale, io sono Tiziana e oggi vi propongo un progetto davvero molto particolare ed elegante, una granny ma con la chiusura in legno che va tantissimo di moda. Adesso vediamo nel dettaglio tutto quello che ci occorre per poterla realizzare. Nel tutorial di oggi troverete un kit già pronto su gomitoli.com che vi ricordo è sempre Borgo dei Pazzi con lo sconto del 30% nelle date che vedete scritte, quindi mi raccomando non perdetele di vista. All'interno del kit trovate 3 rocche di Indalux di 3 diverse tonalità, nel mio caso ho scelto la 34, la 27 e la 5, ma oltre questa combinazione di colori ne troverete altre. Del resto Indalux è presente in 26 tonalità, quindi vi potete veramente sbizzarrire. Le rocche sono da 250 grammi e 3 rocche vi basteranno abbondantemente. All'interno trovate anche una click clack in legno, in questo caso colore nero, e un manico da 50 cm, uncinetto di lavorazione 3,5 e adesso possiamo partire col tutorial di oggi. Iniziamo la lavorazione realizzando la prima mattonella. Vi ricordo che in totale saranno 19 mattonelle che poi vedremo come andare a cucire. Io prendo uno dei colori e vado a realizzare 6 catenelle. Quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e vado a chiudere sulla prima effettuata con una maglia bassissima. Adesso all'interno di questo cerchio che si è formato dobbiamo andare a creare 4 gruppi di 3 maglie alte. La prima verrà sostituita da 3 catenelle, eccola qua, poi facciamo le altre 2, quindi maglie alte e una catenella di separazione. Man mano la codina, vedete, la vado a lavorare. Facciamo il secondo gruppo, sempre di 3 maglie alte. Una catenella. Facciamo il terzo gruppo, quindi altre 3 maglie alte. Ed infine l'ultimo gruppo, sempre 3 maglie alte. Facciamo una catenella e andiamo a chiudere sulla prima maglia alta con una maglia bassissima. Possiamo tagliare il filo, sfiliamo, io me lo porto sul retro perché poi alla fine me lo vado a lavorare sul primo giro. Adesso andiamo a prendere l'altro colore e iniziamo quindi col secondo giro. Quindi io faccio il mio solito cappietto, mi vado a inserire in uno degli spazi dove ho fatto la catenella, mi aggancio con una maglia bassissima e vado a creare quindi un gruppo di maglie alte, quindi ne faccio 3. La prima sostituita sempre da 3 catenelle. Man mano la codina ce l'andiamo a lavorare, così cominciamo a bloccare il lavoro. Ed ecco qui. Nell'angolo ci vanno altre 3 maglie alte separate da una catenella, però lo farò a fine giro, quindi ci spostiamo, vedete, quindi nell'altra catenella e andiamo a creare un angolo completo, quindi 3 maglie alte, una catenella ed altre 3 maglie alte nello stesso punto, quindi sempre nello stesso spazio creato dalla catenella. Ed ecco qui un angolo completo. Andiamo anche nell'altro, rifacciamo la stessa identica cosa, quindi 3 maglie alte, catenella e altre 3 maglie alte. Prendo un po' di filo, vi faccio vedere il penultimo e poi andiamo a completare quello già fatto in precedenza. Quindi anche questo, 3 maglie alte,
catenella e altre 3 maglie alte. E adesso non resta che completare l'angolo che abbiamo iniziato, e questo poi lo completeremo anche per il terzo giro nello stesso modo. Quindi prendiamo il filo nello stesso spazio, andiamo a fare le 3 maglie alte, la catenella, chiudiamo con una maglia bassissima sulla prima maglia effettuata e andiamo a tagliare il filo. E al solito il filo poi io me lo porto da questa parte e me lo vado a lavorare come ho fatto nel giro precedente. Lasciamo questo, io vado a prendere l'altro colore, ovvero il nero, che sarà il nostro colore prevalente per tutta la borsa, e vado a realizzare il terzo giro, che sarà il penultimo. Quindi rifaccio il cappietto, mi inserisco sempre dove c'è la catenella, mi aggancio con una maglia bassissima, così, faccio la prima maglia alta con 3 catenelle e faccio le altre 2, e al solito questo angolo lo completiamo alla fine del giro. Adesso vedete l'altro gruppo lo facciamo qui, quindi 3 maglie alte e nuovamente l'angolo fatto identico come quello sottostante, quindi 3 maglie sempre alte ovviamente, una catenella e altre 3 maglie alte. Nello spazio qui ne facciamo 3 e nuovamente poi andremo a creare l'altro angolo. Quindi completiamo il giro, ci rivediamo a questo punto per vedere come proseguire. Ho completato pure l'angolo, adesso cosa faccio? Maglia bassissima sulla prima maglia, chiudo, e stavolta non tagliamo il filo ma facciamo una catenella, e adesso sotto ogni maglia sottostante andiamo a creare delle maglie basse, quindi faremo il contorno della nostra mattonella in questo modo. Quindi in ogni maglia che vedete, ad eccezione dell'angolo che adesso vi faccio vedere come andarlo a creare. Nello spazio, quindi dove c'è la catenella, io cosa faccio? Una maglia bassa, una catenella ed una maglia bassa, e proseguo nuovamente, quindi con una maglia bassa sotto ogni maglia sottostante. Lo faccio fino alla fine del giro e così abbiamo completato la prima mattonella. Ci rivediamo non appena le abbiamo realizzate tutte e 19. Ho realizzato tutte le mattonelle, adesso vi faccio vedere come le ho distribuite. Vi spiego. Adesso vi spiegherò anche come si fa la cucitura. Questa sarà la nostra base. Questo sarà il laterale messo in questo modo, è già cucito, adesso vi spiego come ho fatto. Qui c'è l'altro che è ancora da cucire, sarà da questa parte, e poi i 2 laterali da questa parte. Quindi adesso dobbiamo creare le cuciture. Questo qui io già l'ho realizzato, e praticamente cosa ho fatto? Dal dritto, ora vi spiego nel dettaglio, ho cucito prima in questo modo e poi in questo modo. Dopo la cucitura ho creato un giro di punto basso, ma vi farò vedere tutto passo passo. Allora adesso vi faccio vedere come realizzare le cuciture. Quindi cosa faccio? Intanto mi aggancio sul retro delle nostre mattonelle, quindi prendo un ago tirafettucce e un po' del nostro filo sempre nero e vi spiego. Comincio a togliere questo. Io cosa faccio adesso? Vedete? Io vado a prendere le costine, quelle interne, vedete che qua ci sono una e due, io prendo soltanto queste qui, quindi parto allora mi aggancio in quello indietro e poi cosa faccio? La cucitura la vado a iniziare dove c'è la catenella dell'angolo e anche in quella di fronte, in questo modo.
tiro per bene, vado in quelle successive, vedete? Io prendo soltanto quelle interne che stanno una di fronte all'altra, tiro per bene, io lo metto così perché il nero non sempre si può vedere bene la lavorazione, quindi preferisco farvelo vedere in questa maniera. Procedo e faccio così fino alla fine e devo arrivare a completare sulla catenella dell'angolo, quindi quella la devo pure fare. Adesso vi faccio vedere. Quindi completo. I punti sono uguali, quindi non ci possiamo sbagliare. Qui ci sono le ultime due, anzi le penultime due. E adesso, aspettate un attimo, rimetto il filo, può succedere ma non vi preoccupate. Ci sono quasi, ecco così. Vedete, la cucitura è fatta. Adesso manca l'ultimo, ovvero la catenella dell'angolo. Quindi cosa faccio? Sempre asola interna con asola interna ed ho completato la mia cucitura. Ridò un punto così, rigiro il lavoro e lo vado poi a bloccare dietro le nostre maglie. Vedete? Ed ecco qui la cucitura. Il motivo per cui io poi farò un giro di contorno, perché come vedete è un po' ovalizzata. Quando poi noi andiamo a realizzare il giro di contorno diventerà quindi perfetto. Quindi in questa maniera andiamo a fare tutte le cuciture, quindi la nostra base saranno 3 mattonelle, 2 per i laterali, quelli più piccoli, e questi 2 che ho appena fatto, e questi 2 pannelli. Quindi questo, ripeto, iniziate dal lato più lungo e poi andate a cucire questi 2 lati. Noi adesso facciamo tutte le cuciture e ci rivediamo per farvi vedere come realizzare il contorno e poi saremmo pronti per la cucitura finale. Ho ultimato tutte le cuciture, quindi il pannello frontale, questo era quello già completato, i 2 piccoli laterali e la base. Se noi vediamo qui, in questi punti dove abbiamo unito le mattonelle, tende a incurvarsi. Ecco il motivo per cui ho fatto il giro a punto basso e ho cercato appunto di raddrizzare. Adesso vi faccio vedere anche nel dettaglio in che modo possiamo risolvere questo piccolo problema. Cosa facciamo? Intanto riprendiamo il filato nero, cappiettino, faremo ovviamente lavorazione di punto basso in costa, mi vado ad agganciare e faccio direttamente un punto basso, quindi vedete in costa, quindi soltanto quest'asola, la codina al solito ce l'andiamo a lavorare per qualche punto e adesso vi faccio vedere cosa ho fatto per quadrare, diciamo meglio, il nostro pannello. Quando io arrivo a questo punto, qui al centro, vedete, vado a fare una mezza maglia alta, in maniera tale che è leggermente più alto e poi proseguo normalmente con dei punti bassi, sempre in costa. Vedete che si è sistemato. Quindi procediamo, quindi in questo punto al centro facciamo una mezza maglia alta, invece nell'angolo in corrispondenza della catenella che abbiamo fatto sotto, qui nella mattonella quando abbiamo fatto il giro di contorno, sempre in questo punto andiamo a rifare, quindi sulla catenella andiamo a rifare un punto basso, una catenella e un punto basso. Si procede. Qui sempre andiamo a fare la mezza maglia che ci solleva un po' il lavoro e lo rifacciamo in tutti questi punti di congiunzione delle mattonelle. Quindi ultimiamo questo passaggio e ci rivediamo per le cuciture finali.
Ed ecco qui quindi tutte le cuciture, quindi i pannelli tutti cuciti. Adesso dobbiamo andare a cucire quindi alla base i nostri 4 laterali, quelli più piccoli e quelli più grandi. Volendo voi potete anche creare un unico pannello, quindi diciamo, e cucirlo tutte insieme, ma personalmente l'ho fatto proprio di proposito, perché ogni pezzo nel momento in cui l'ho ricontornato, diciamo che sarà più evidente un po' questa forma a rilievo che gli ho dato, vedete? Quindi adesso nello stesso modo in cui abbiamo fatto le cuciture, perché io le andrò a cucire separatamente, io al solito andrò con l'ago tirafettuccia, andrò a cucire le costine, quelle più vicine, prima questo lato, poi questo, in modo separato. Quindi completiamo queste cuciture e ci rivediamo per il passaggio successivo. Ecco qui quindi corpo borsa completamente cucito. Adesso andremo a creare 3 giri di punto basso, sia per rifinire la borsa ma anche per stringerla, perché se noi appoggiamo la nostra clic clac chiaramente l'apertura è più grande. Quindi adesso che cosa facciamo? Riprendiamo il nostro filato, sempre l'uncinetto 3,5, e andiamo a creare dei giri di punto basso non più in costa, quindi ci agganciamo in un punto qualunque e andiamo a creare delle diminuzioni. Io farò ogni 4 punti, quindi 2, 3 e 4. Nel punto successivo andiamo a creare una diminuzione, ovvero entriamo nel punto, non lo chiudiamo, entriamo in quello successivo, estraiamo e chiudiamo 2 punti assieme e così creiamo la famosa diminuzione. Ora ogni 4 si ripete, quindi 1, 2, 3 e 4. Nuovamente andiamo a diminuire, quindi entriamo nel punto, non lo chiudiamo, entriamo in quello successivo, 3 asole e chiudiamo tutto insieme. E si riprende un'altra volta, sempre 4 punti e una diminuzione. Quindi ecco qui, ve lo faccio rivedere ancora una volta. Quindi oltre a dare una rifinitura, noi andiamo a stringere. Quindi adesso noi controlliamo nel momento in cui finiamo questo giro, ci assicuriamo che va bene ed eventualmente anche nel giro successivo andiamo a creare una diminuzione. Quindi ci rivediamo e vi faccio vedere se è il caso di crearne un altro giro con diminuzione oppure gli ultimi 2 farli normali. Ho fatto quindi il primo giro con le mie diminuzioni. Io provo la mia clic clac e mi accorgo che devo ancora fare qualche piccola diminuzione. Nel mio caso, quindi perché chiaramente dico nel mio caso, perché in base alla vostra mano e a tutto il resto potreste decidere di fare anche un solo giro di diminuzioni. Nel mio caso io cosa farò adesso? Per quanto riguarda il secondo giro, io sopra ogni mattonella quindi andrò a crearmi queste ultime diminuzioni proprio sulle mattonelle, quindi al centro in questo punto andrò a crearmi la diminuzione e ve lo faccio vedere. Io riparto, qui sono al centro della mattonella e mi creo una diminuzione, poi proseguo su tutti i punti che ho, quindi regolarmente in questo modo. Più o meno arrivo alla metà, quindi al centro della mattonella, e vado a fare un'altra diminuzione. E faccio così anche sulle altre. Dopodiché farò un altro giro di punto basso, avrò raggiunto la larghezza sufficiente per poter
cucire, anzi incastrare questa click clack, quindi ci rivediamo per farvi vedere come inserire la lavorazione dentro la nostra chiusura. Ed eccoci qui pronti per inserire quindi la nostra lavorazione dentro la click clack. Io, come vi ho detto, quindi ho fatto 3 giri di punto basso, 2 con diminuzioni e 1 senza. Ovviamente in base alla vostra mano, se vi viene un'apertura un po' più grande, perché può capitare anche perché magari si utilizza un uncinetto più largo, fate diminuzioni in tutte e 3 i giri. L'importante poi è ottenere la larghezza che ci serve per poter alloggiare correttamente la nostra click clack. Adesso noi dobbiamo inserire la lavorazione dentro questa fessura che c'è, non si vede bene perché è nera, ma adesso vi faccio vedere. Io mi aiuto con un cacciavite piatto, comunque l'importante è avere qualcosa di piatto, che praticamente noi dobbiamo adesso di armarci di molta pazienza e inserire, quindi all'interno, quanto più possibile la nostra lavorazione, perché poi qui dobbiamo inserire le viti che appunto fisseranno la nostra lavorazione. Vedete? Questo lavoro va fatto con molta calma, stando attenti a non rovinare la click clack che è in legno. E io cosa faccio? Prima faccio tutto il bordo, poi nel momento in cui ho realizzato tutta la circonferenza mi assicuro che magari un altro po' all'interno, vedete, può entrare. Quindi voi cercate di entrare il più possibile la lavorazione in questo modo. Poi nel momento in cui l'avete fatta in tutta la parte e siete soddisfatte, prendiamo un cacciavite possibilmente calamitato, prendiamo quindi la vite e andiamo a fare questo, quindi andiamo ad avvitare. Aspettate che forse non ho centrato bene, ecco così. E praticamente noi non andiamo a fare altro che avvitare, poi ancora non è definitiva quindi non l'ho avvitata del tutto, andare ad avvitare tutte le viti che abbiamo in dotazione. Quindi questo è il passaggio più delicato. Un'altra cosa importantissima: centrate la borsa, ovvero dovete prendere il centro del laterale, quello più corto, e anche questo, e fissare, quindi prendendo il centro perfetto, altrimenti la borsa verrà storta. Detto questo, quindi ultimato pure questo passaggio, ci rivediamo a borsa completata. Ed eccola qui, questa granny davvero elegante, molto particolare, pronta. Guardate quanto è bella indossata. Questa poi chiusura in legno che va tantissimo in questo periodo ci sta veramente molto bene. Vi ricordo che il kit è in sconto su gomitoli.com, che è sempre Borgo dei Pazzi, con uno sconto imperdibile, ma nelle date che vedete scritte, quindi mi raccomando non perdete questa occasione. Alla fine io ho utilizzato circa 450 grammi di cordino e comunque le misure sono 25, 20 e circa 10 di profondità, quindi non è gigantesca ma comunque abbastanza capiente. Se ci sono dei dubbi, perché ci sono tantissimi passaggi in questa borsa, voi mandatemi un messaggio, voi lo sapete, ma da oggi mi trovate anche su Wayful, che è un nuovissimo social del tutto italiano, dove potete mandarmi anche le vostre foto dei vostri progetti, o magari se non riuscite ad andare avanti in qualche cosa, io sarò lì pronta a potervi rispondere, perché vedrò anche le foto. Quindi potete scrivermi, mi trovate con lo stesso nome del mio canale, quindi sarò facilmente raggiungibile. In ogni caso vi lascio il link anche in descrizione, così potete scaricarlo ed è del tutto gratuito e vedrete è veramente molto molto carino. In ogni caso non dimenticate di iscrivervi sul mio canale YouTube e ci vediamo alla mia prossima creazione.